Forse l'avrete già sentito vociferare, ma Netflix ha intenzione di aumentare il costo degli abbonamenti per coloro che lo condividono al di fuori di casa propria. Assurdo se ci pensate per un attimo, dato che furono proprio loro ai tempi a fomentare, ad incitare questo tipo di procedura. Ma oramai purtroppo questa è la realtà, o comunque lo sarà tra breve per tutti i suoi utenti. O quasi, perché in realtà infatti esiste un escamotage, un cavillo al 100% legale tra l'altro, che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a questa roadmap di monetizzazione totale intrapresa dalla casa statunitense. Quale? Ne parliamo nei prossimi minuti unitamente ad una serie di consigli che vi saranno fondamentali per riuscire a destreggiarvi al meglio in mezzo a queste novità ed altrettanto in coda al video, per cui seguitemi fino ad allora, faremo il punto della situazione sul binomio Netflix-pubblicità. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. E altrettanto ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni, ogni giovedì ore 12:30. Come forse già saprete, a seguito della pubblicazione dei suoi dati finanziari, le azioni di Netflix hanno subito un crollo incredibile in borsa, arrivando a toccare verso fine aprile un tetto negativo del meno 34%, allucinante. Nel corso poi della conferenza con gli investitori, che ha accompagnato anche la triste notizia e che trovate in forma tradotta in alcune delle sue parti qui sotto in descrizione, l'azienda ha ribadito di voler proseguire in maniera decisa contro tutti coloro che ad oggi condividono il proprio account con altre persone ed estendere il programma pilota già avviato in Cile, Costa Rica e Perù. Ma di cosa si tratta esattamente? Annunciato verso metà marzo, il nuovo test di Netflix consiste nell'aumentare il costo degli abbonamenti dei suoi utenti di alcuni paesi del Sud America, ovvero, come abbiamo detto prima, Perù, Costa Rica e Cile, per ottenere fondamentalmente due vantaggi aggiuntivi. La possibilità di aggiungere un nuovo dispositivo extra a quelli già presenti sul proprio account, opzione però, attenzione, disponibile soltanto per i piani standard e premium, e la possibilità di migrare il proprio profilo verso un altro account, mantenendo intatti tutti i dati storici. Ciò però, come ho detto, ha un costo e in realtà nemmeno tanto basso se considerato in percentuale rispetto al costo mensile dell'abbonamento, ovvero 2,69 € per il Cile, 2,99 $ per il Costa Rica e 1,69 € per il Perù. Nei prossimi mesi quindi andremo a capire se questo test produrrà effetti positivi e se verrà deciso di estenderlo anche ad altri paesi. La qualcosa, non vorrei fare l'uccellaccio del malaugurio, ma credo sarà quanto mai scontata, in quanto, come dicevamo all'inizio, la roadmap di Netflix è già bella e tracciata, e questo anche a causa del progressivo calo degli abbonati che sta registrando negli ultimi mesi. Il Q1 del 2022, infatti, ovvero il primo quarto dell'anno finanziario, è stato davvero disastroso per Netflix, la quale, come dicevo, invece di aumentare i propri iscritti ne ha persi, e tanti anche. Complice la recente crisi ucraina, la quale ha visto l'allontanamento di circa 700.000 utenti russi, stiamo parlando complessivamente di oltre 1 milione di abbonati persi, cifre per nulla trascurabili, che però non sono nemmeno il dato che preoccupa maggiormente Netflix. Questo perché in tutte le realtà esistono utenti giovani e utenti di lunga data, e purtroppo per la casa di streaming sono stati proprio questi ultimi, in maggior parte percentuale, a dire addio alla piattaforma. E che le ragioni dietro di ciò si vadano a trovare nel progressivo e costante aumento dei prezzi, piuttosto che nella qualità delle sue produzioni, giudicate da molti Elon Musk tra i primi, oscenamente politically correct, oppure a questa guerra totale alla condivisione degli account, di per sé ha poca importanza. Le cose stanno per cambiare e, come sempre, a farne le spese saranno gli utenti finali, letteralmente. Anzitutto specifichiamo che, contrariamente a quello che pensano molti, la pratica di condivisione del proprio account, seppur permetta di risparmiare enormemente sul costo mensile, di fatto va contro i termini di servizio di Netflix, anche se in realtà la cosa è ancora in fase di discussione. What? Sì, lo so, un tempo furono proprio loro a portare avanti questa filosofia, ma sapete com'è? Un tempo non se li filava nessuno e dovevano farsi conoscere, ma oggi che sono Netflix si sono accorti che questa cosa non gli porta poi particolari vantaggi, per cui hanno optato per un classico voltafaccia, scelta però comprensibile dal punto di vista imprenditoriale, in quanto, come emerge da uno studio di Time to Play, circa l'84% degli italiani, e se è vero
Tanta roba, stupore. Circa l'84% degli italiani condividerebbe il proprio account con amici e parenti, mentre addirittura il 54% utilizzerebbe l'account di amici e parenti senza nemmeno pagarlo. Beati loro! I termini di servizio di Netflix, infatti, ovvero quella sfilarata di pagine che vi siete trovati davanti al momento dell'iscrizione alla piattaforma e che, come tutti, avete accettato a scatola chiusa, fanno presente tra le righe, attenzione, non specificatamente, tra le righe, che gli utilizzatori di uno stesso account dovrebbero appartenere al medesimo nucleo familiare o comunque abitare nella stessa casa. Tanto è vero che svariati utenti che facevano e fanno uso tuttora di password condivise, nell'ultimo anno circa si sono visti comparire all'interno dell'app messaggi analoghi a quelli che vedete in sovraimpressione, i quali specificano che, se non vivi con il titolare dell'account, te ne serve uno tuo per continuare a guardare Netflix. Ma Netflix come fa a sapere da dove lo stiamo guardando? Ottima domanda e in realtà con una risposta davvero semplicissima. Come abbiamo già fatto presente nel video dedicato agli indirizzi IP e alle reti informatiche, il quale se vi siete persi vi lascio ovviamente linkato sia qui sotto in descrizione che on screen e che vi consiglio caldamente di andarvi a riprendere, ogni dispositivo in grado di connettersi ad internet possiede un indirizzo univoco denominato per l'appunto indirizzo IP, il quale tra le altre cose ne identifica anche specificatamente la posizione geografica. In tal senso, quindi, qualora ad esempio in casa vostra fossero attivi più dispositivi contemporaneamente sotto la medesima rete Wi-Fi, quindi non so, il vostro cellulare, il tablet di vostra sorella, il computer di vostro padre, la televisione che sta guardando vostra madre, Netflix si accorgerebbe che sotto il medesimo indirizzo IP, ovvero quello del modem, saranno attivi più dispositivi e li catalogherà come corretti utilizzatori della condivisione. Diversa questione sarebbe invece qualora andassimo a guardare un contenuto utilizzando ad esempio la rete mobile, quindi sfruttando i giga della nostra offerta telefonica piuttosto che appoggiandosi ad una rete wifi pubblica, argomento peraltro delicatissimo del quale parleremo nelle prossime settimane e che vi raccomando di non perdere, oppure anche banalmente qualora ci trovassimo a casa di un nostro amico. Per tutti questi e in realtà anche per tantissimi altri casi, tutti reali ed estremamente plausibili, pare che Netflix stia pensando di mettere in piedi un sistema di autenticazione basato sull'invio di un codice via mail o SMS al titolare dell'account, di modo che se effettivamente quest'ultimo e il dato utente che vuole guardarsi un X contenuto abitano sotto lo stesso tetto, potranno semplicemente scambiarselo e sbloccare l'accesso al profilo. Ma ecco che proprio qui sta l'inghippo, anzi il doppio inghippo, che potrebbe permettere a tutti coloro che condividono il proprio account di svicolare da questo cappio. Il primo è più che altro un ovvio ragionamento che sono certo che anche il team di Netflix prenderà in considerazione se non lo ha già fatto, ovvero che se io sono fidanzato per esempio ma non convivo, significa che la mia controparte abiterà altrove. Pertanto, dato che, come ben sappiamo, nel XXI secolo uno dei pilastri fondanti delle relazioni amorose è la condivisione dei servizi in streaming, mi sarà banalmente possibile girarle il codice via WhatsApp e aggirare il problema in meno di mezzo secondo. E tolta quest'ovvietà che, come dicevo, sicuramente anche i cervelloni di Netflix arriveranno a comprendere, resta da parlare del secondo inghippo, che in realtà poi è l'unico del quale effettivamente valga la pena di discutere, ovvero della definizione che loro intendono per nucleo familiare, perché dipende sotto quale luce lo si intende. A livello di lingua, proprio in italiano, questa espressione viene utilizzata per definire una famiglia vera e propria, ovvero un insieme di persone legate da rapporti affettivi o di parentela che vive presso il medesimo domicilio o residenza. Questo però dal punto di vista anagrafico, perché le cose cambiano nel diritto civile e ancor più in quello tributario. Per questo motivo sono dell'idea che Netflix, quando deciderà di prendere una posizione una volta per tutte sulla questione condivisione, perché come dicevamo prima ad oggi non è ancora specificato nei termini di servizio e pertanto è una questione discutibile, quando dicevo deciderà di prendere posizione andrà a specificare per filo e per segno cosa non si potrà o si dovrà fare, dovrà farlo ponendo la massima attenzione alla questione per evitare di finire all'interno di una bufera mediatica incredibile che potrebbe andargli a creare più danno che il resto.
E allo stesso modo poi anche il concetto di famiglia in sé per sé potrebbe rivelarsi spinoso da gestire, in quanto se per esempio all'interno di un X nucleo familiare sono presenti dei ragazzi che studiano fuori sede, magari addirittura all'estero, ecco ripresentarsi il discorso di prima legato all'indirizzo IP e all'identificazione dell'area in cui si va a visualizzare un dato contenuto, perché poi mai come in questo caso se ci si trova all'estero tremo solo all'idea di tutti quante le autenticazioni che verranno richieste per accertare la propria identità ed essere sicuro che questa persona non stia violando i termini della condivisione e via discorrendo. Ma allo stesso modo anche per tutte le persone che viaggiano per lavoro. Io conosco gente che sta via 6 mesi l'anno. Come sarebbe possibile fare con loro? Oppure anche più banalmente, senza andare a parlare per l'estero, gente che ha la casa al mare, la casa in montagna, la casa al lago, oppure sul cucuzzolo del misantropo a braccetto con dinamite bla. Per questa ragione credo fermamente che per quanto la roadmap scelta da Netflix possa essere comprensibile e condivisibile quantomeno dal punto di vista imprenditoriale, di fatto è un qualcosa che non piace ai suoi utenti, i quali purtroppo vedono crescere di continuo il costo del loro abbonamento mensile dietro la scusa, la giustificazione dell'incremento della qualità dei contenuti, i quali però, come dicevamo prima, stanno scontentando moltissima gente e questo in un'epoca dove la concorrenza, soprattutto nei siti di streaming, è oramai agguerritissima e nettamente più economica. E come promesso in coda al video spendiamo 2 parole circa il binomio Netflix pubblicità perché sembra che qualcosa si stia finalmente muovendo in questo senso. Forse a seguito delle dichiarazioni di Disney Plus di volerla introdurre all'interno della piattaforma come parte di un pacchetto ex novo che godrà di uno sconto sul costo mensile, ma sarà ovviamente appunto intervallato da spot pubblicitari, anche la casa della N rossa ha deciso di fare un passo avanti. Perché sì, a nessuno piace pagare tanto e al contempo a nessuno piace la pubblicità, ma questo a meno che non porti con sé un corposo sconto. Ad annunciare ufficialmente la cosa è stato il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, durante l'ultimo Festival del Cinema di Cannes, tenutosi, se non vado errato, verso lo scorso maggio, il quale ha dichiarato che questa offerta entrerà a far parte di un nuovo pacchetto ex novo proprio da zero e che la pubblicità non arriverà mai sugli account già esistenti. E se avrà detto la verità o meno lo scopriremo solo vivendo. E titoli di coda, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto ascoltandomi, spero vivamente con interesse. Ma ditemi, siete voi abbonati a Netflix? E se sì, condividete per caso il vostro account con amici, parenti e simili? Che cosa ne pensate di questo ennesimo aumento dei prezzi e di questo possibile nuovo pacchetto alternato alla pubblicità? Pensate che potrà essere una buona soluzione oppure un cataclismico buco nell'acqua? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione e mi raccomando, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT-Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12:30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale.